È uscito il nuovo Garmin Forerunner 165, chiamatelo come volete. Dopo neanche un anno che sono usciti i Forerunner della serie 200 e 900, il 265 e il 965, i primi Forerunner con lo schermo AMOLED, Garmin fa uscire questo 165 che ha in comune con i fratelli maggiori, chiamiamoli così, proprio lo schermo AMOLED, ma non solo, ha tantissime cose in comune. Vedremo velocemente quali sono le caratteristiche, le cose che ha il 165 e ragioneremo sulle differenze con il fratello maggiore principale, il 265, per darvi gli strumenti necessari nel caso vogliate scegliere un nuovo orologio da corsa e state facendo valutazioni su ma mi conviene prendere questo o quest'altro. Allora, prima di tutto c'è un display AMOLED nel 165 che ha uno schermo di 1,2 pollici. Sensore al polso, ovviamente per la frequenza cardiaca c'è il sensore di quarta generazione come sui fratelli maggiori. Perché lo sottolineo? Perché in realtà è uscito anche il sensore di quinta generazione che troviamo, mi sembra, sul Phoenix nuovo, il 7 Pro, e sulla serie Epix 2, che in futuro, non ancora, però è predisposto anche per fare l'elettrocardiogramma. Ma ovviamente qui stiamo parlando di un modello che non è un top di gamma. Potenze dinamiche al polso ormai stanno uscendo in tutti i modelli da corsa di Garmin. Cosa significa? Che senza avere dei dispositivi ausiliari possiamo monitorare la potenza di corsa e le dinamiche di corsa, che invece, per quanto possano avere dei margini di errori, sono sempre molto utili, soprattutto per una comparazione su noi stessi, no? Training effect, valutazione della variabilità cardiaca, leggo ragazzi, tempi di recupero li trovate già in questo modello, che ovviamente inizia a essere un modello, per quanto possiamo dire essenziale, secondo me un po' di più, però sicuramente vi dà tutte quelle funzioni che sono utili per l'allenamento e per il recupero. GPS come funziona? Ha diversi sistemi GPS, non ha come i fratelli maggiori il multiband, cioè la capacità di utilizzare più sistemi e anche di calibrarli a seconda delle necessità, però vi devo dire che poi non l'ho provato, però ho provato singolarmente su altri modelli i sistemi normali e credo che quindi non ci sia problemi. Ovviamente non ha le mappe, ma ha la possibilità, come il 265 identico, di tracciare i percorsi. Ha solo, qui sottolineo solo, 25 profili di attività. Poi dicevi tanto io lo uso solo per correre, quindi non mi cambia niente. Il 265 ne ha 65, ok, però sottolineo questa cosa per i triatleti, perché non ha la possibilità di fare il multisport per il triathlon. Chi sa triathlon sa di che cosa sto parlando, quindi passare da un'attività all'altra, e questo può essere un elemento di scelta. Ha la possibilità di misurare la saturazione, il monitoraggio del sonno e quindi anche il successivo morning report. Chi ha Garmin da un po' sa di che cosa sto parlando e devo dire che è una cosa che utilizzo, e anche la nuova funzione che è stata introdotta dagli aggiornamenti software anche degli altri orologi e che secondo me è importante perché mancava. Poi devo dire, non ho ancora capito quanto funzioni bene, perché non ho il tempo mai di fare un sonnellino. C'è il monitoraggio dei sonnellini. Tu nel monitoraggio del sonno classico imposti più o meno l'ora in cui vai a dormire mediamente, normalmente, l'ora in cui ti svegli, e l'orologio in quelle ore lì non ti disturba neanche con gli avvisi. Ovviamente anche questo ha tutti gli avvisi smart. Invece con il nap detection hai la possibilità anche di monitorare i sonnellini proprio per recuperare, perché cavolo, fanno parte anche quelli del recupero. Per chi li può fare, beato lui. C'è o non c'è la musica nel 165? Dipende, se prendete la versione music, sì, costa di più, c'è la musica, come succedeva col 255, invece nel 265 c'è già la musica. Quanto costa? Costa, prezzo di partenza proposto da Garmin, 279,99, 280 euro, la versione senza musica è 329,99, quindi 330, scusate se arrotondo di un centesimo, la versione con la musica. E qui dico, cosa mi conviene comprare? Perché più o meno, allora, il 265 prezzo di partenza è 4,99, poi sappiamo che dopo qualche mese si riesce a trovare a prezzi migliori, ma quasi sempre sopra i 400. Il 255 senza schermo AMOLED, ma con praticamente tutte le funzioni che vi ho detto fino a qui e anche qualcosa in più, lo trovo a un prezzo inferiore. Però è un modello che ha un paio d'anni di vita, ma ha tutte le funzioni.
Se una volta, e poi lo trovate nella descrizione del video, ho pubblicato un video se scegliere il 255, il 265, il 955 e il 965, li confrontati tutti e quattro, se non l'avete mai visto andatelo a recuperare. Qui e una delle grosse differenze era lo schermo AMOLED, qui iniziate ad avere uno schermo AMOLED con tutto quello che vi serve per la corsa, per il monitoraggio dell'allenamento e del recupero, a un prezzo sotto le 300 euro, appena uscito. Poi come sempre, se aspettate qualche mese, qualche negozio magari online, non so, ve lo proporrà un po' a meno, così prevedo. Beh, intanto poi se ti sta piacendo il video lasciami like, iscriviti, mi raccomando. Vedere più di 600 video ormai sul canale Run 451 e tutti in maniera gratuita. Questa cosa mi aiuta a continuare con questa attività di produzione video, il fatto che tu mi supporti. Confrontiamo invece il 265 con l'165. Vabbè, intanto il display è più piccolo nell'165, che non è una cosa da poco, insomma, soprattutto per chi come me sta diventando presbite. Sono miope, divento anche presbite, così un inno alla vecchiaia, perché uno schermo più grande vuol dire anche una risoluzione maggiore. Vi ho già detto del fatto che tutti e due hanno GPS, GLONASS, però GLONASS, credo che si dica la pronuncia giusta, scusatemi, però non ha il multiband dell'165. Il 265 ha una funzione, la funzione che spicca di più nell'allenamento, che non ha l'165, è la training readiness, cioè quanto sei pronto per allenarti. Se è una cosa che utilizzi o vuoi utilizzare, cioè ti dice quanto hai recuperato, quello te lo dice anche l'165, i tempi di recupero, però ok, ho recuperato abbastanza grazie al sonno, al riposo, al tempo dall'ultimo allenamento, c'è un valore che ti dice ok, e con un commento anche ok, occhio, riposa ancora, occhio, allenati, occhio, sfida i tuoi limiti, supera razzi interstellari perché hai recuperato alla grande. I profili di attività, come vi dicevo prima, se fate triathlon, non è l'orologio per voi, cosa che invece col 265 potete fare. La durata della batteria, ovviamente il 265 è un po' più grande, adesso vi dico quelle dichiarate da Garmin in modalità solo orologio, con gli avvisi sul vostro telefono c'è una differenza di 11-13 giorni, ovviamente quella minore è il 165, l'165. In modalità GPS ci sono poche ore di differenza, però qualcosina c'è, quindi poi bisognerà verificarlo con le prove tecniche. E poi il music, scusatemi, se vi interessa la musica, nell'165 dovete comprare la versione music per averla. Quindi le grosse differenze sono la dimensione del monitor, qualche funzione, il multiband che può essere utile per avere un GPS ancora più accurato, però onestamente può bastare anche quello che dà il 165, la durata della batteria, quindi qualche funzione in più, e poi il 165 però ovviamente è più leggero, essendo più piccolino. Queste insomma sono valutazioni che dovete fare voi. Valutandole sul prezzo di partenza ci possono essere anche 200 euro di differenza. Quindi poi dopo ognuno valuta sulla propria capacità di spesa. Se invece volete riguardare o guardare, non l'avete fatto, se scegliere il 255, il 265, il 955, il 965, quanti numeri, mi sembro un inviato dalla Borsa di Milano, vi invito a guardare questo video qui in cui vi racconto le differenze fra questi 4 modelli, tenendo conto che qualcosina è cambiata ma poco perché ci sono stati degli aggiornamenti software.